Ciao ragazzi, suonicchiavo per introdurvi l'argomento di oggi. Come avrete visto, insomma, dal titolo, l'argomento è sipario. Ora, in realtà questa cosa qui è una cosa che io sto facendo grazie a Christian Pasin che mi ha mandato sipario. Ci siamo sentiti e mi ha detto: guarda, mi piacerebbe che tu potessi dargli un'occhiata, piacerebbe fartelo provare. E io ho detto grazie. E allora ho fatto, su sua indicazione, devo essere sincero, perché lui di conseguenza ha una grossa pulce nell'orecchio che mi aveva messo lui. Ho fatto una cosa con Nord Stage 2 che è una cosa che per esempio nel mio caso potrebbe essere utile. Mi spiego meglio: io non, ultimamente, negli ultimi anni, non sto usando il MIDI in modo così spinto, tra virgolette, cioè nel senso che sto facendo delle cose che raramente utilizzano, approfondiscono l'aspetto MIDI delle tastiere o USB MIDI, come oggigiorno normalmente si fa. Questa però è una cosa, per esempio, che invece potrei dover fare o vorrei fare, ed è questo discorso qui. Nord Stage permette di scegliere, Nord Stage 2 permette di scegliere per ognuna delle sezioni, per due pannelli, quindi sono 6 sezioni, perché sono 3 sezioni, organo, piano e synth, per 2, 6 sezioni, per ognuna di queste un canale MIDI, l'assegnazione di un canale MIDI. Questa cosa comporta? E anche la possibilità, tramite un piccolo trucco, semplicemente schiacciando Shift e l'abilitazione o meno di quella sezione all'interno della patch, di utilizzare quindi dei device esterni per farlo diventare una specie di base che con una sola macchina permette di avere 6 motori a disposizione da sfruttare con quante tastiere vogliamo. Ecco, mettiamola così. Questa cosa è importante perché per esempio io qui mi sono messo nella condizione di avere i 2 manuali dell'organo e il piano qui, nel senso che qui suono l'organo, per esempio. Questo è il secondo manuale. E qui ho il piano, manuale superiore, manuale inferiore dell'organo e pianoforte qui. Nel mio caso è chiaramente pianoforte oppure piano elettrico. Basta cambiare clavinet e tutto il resto. In che senso? Nel senso che per me questa, per esempio, potrebbe essere una situazione ideale che sfrutta al meglio la Nord Stage, perché mi permette di avere un setup come quello che normalmente io amo utilizzare in certe situazioni. Lo avrei e l'ho fatto in 2 minuti. Ma giuro, 2 minuti ci ho messo. Adesso sembra che voglio fare la pubblicità a Christian perché no, veramente, lui me l'ha mandato. Io non sono uno che utilizza tantissimo queste cose, quindi voglio dire, non sono un testimonial di cui c'è, nel senso, però siccome in passato l'ho fatto, in certe situazioni avevo 8000 cose da fare. Questa cosa qui ti semplifica la vita in modo assurdo. La prima cosa che è successa è che quando ho collegato USB, perché tra l'altro queste sono tastiere vecchie, MIDI, le ho accese, le ho viste, pronti via, 1, 2, segnale, puoi entrare come vuoi, tutto a posto. La cosa più bella è che quando ho collegato l'USB della Nord Stage mi è venuto fuori NS2. Ho detto, ma cos'è NS2? Non ci ho pensato. E invece lui la riconosce e questo lo fa anche con le altre tastiere. Poi voi potete anche cambiargli il nome se volete, tutto, ma per dire già quella cosa lì mette subito bene, no? Perché uno dice, ah ok, questa è la Nord Stage, allora l'out di quella, l'in di quella, che poi fondamentalmente di questo si tratta. È un router MIDI molto avanzato, si chiama infatti Advanced MIDI Router, quindi non è che me la sono inventata, c'è scritto. E poi Made in Italy, quindi comunque voglio dire anche un po' di orgoglio, no? Nostro, di un apparecchio, come si diceva una volta, che ti permette veramente in modo velocissimo di arrivare al dunque. Ci ho messo 2 minuti nel senso reale del termine. Infatti io ho detto adesso lo accendo, poi chiamo Christian, gli chiedo 800 cose che non ci capisco. Invece no, non l'ho chiamato. L'ho chiamato solo per dirgli, ma NS2 vuol dire Nord Stage, perché mi sembrava una cosa figa. Comunque, vabbè, insomma, ma questa è una situazione che potrebbe giovare a me personalmente,
Però nel senso, io queste scene qui, io posso tranquillamente trasformarle in qualsiasi altra cosa. Se cambio scena e invece di avere questa che va sul canale che ho assegnato all'organo, va sul canale dei synth, io qui posso avere il synth nell'altra scena, posso avere con 3 tastiere. Se invece voglio mantenere tutto fisso come se fosse, come se avessi delle tastiere che fanno delle cose diverse, metto da questa parte un'altra master che collego sempre a lui perché ha tantissimi ingressi e ci faccio i synth, e a quel punto lì, ripeto, con una sola fonte, diciamo, e tante master, io ho a disposizione 6 tastiere, come se avessi 6 tastiere, e poi chiaramente gestite come voglio. Questa cosa qui è molto interessante. Vabbè, è, diciamo così, in questo caso particolare è dedicata alla Nord Stage 2, perché sto facendo questa cosa con questa tastiera. Però comunque è una cosa che si può poi riportare a qualsiasi altra situazione. Non lo so, mi vengono in mente anche i moduli sonori, no? Tipo, che ne so, la Integra, lì hai veramente a disposizione, la situazione si allarga tantissimo, potresti fare 16 tastiere, tutte con un suono diverso, e gestirle, no? Se la potenza di calcolo del modulo consente una polifonia tale per cui tu ti fai quello che vuoi, veramente quello che vuoi, solamente con una cosa, con una macchina, con una fonte, con un sound. Poi questo è chiaro, è solo un esempio di quello che si può fare con questo, perché poi con Sipario si può anche ha una pitch wheel che si può utilizzare sempre nel mondo nord, per esempio per le electro che non ce l'hanno, si collega a questo, e mentre si utilizza come si vuole e come quelli che ci lavorano sanno fare, Sipario, dall'altra parte ci si ritrova anche a poter avere una pitch wheel che è sempre comoda, e poi crearsi tutte le scene possibili, immaginabili, con una quantità di parametri assurdi, program change di qualunque tipo, tutto quello che si vuole, gli split della tastiera, poi tutto è touch ed è tutto visibile immediatamente, si fa in un secondo qualsiasi cosa, si decide da dove a dove far suonare tutto di tutte le tastiere sempre. E, insomma, e fa tutto lui e funziona subito. E questa cosa qua veramente mi ha stupito, e ripeto, non lo sto dicendo perché Christian me l'ha mandato, perché no, poi glielo ridò, perché tanto non lo uso, quindi no, perché questo qui è una cosa che io non sto usando, non vedo perché devo tenerla a casa, perché non so come dire, non ho nessun interesse nel dire che è una cosa che funziona bene, perché credo che funzioni bene davvero tanto. Mi sono trovato anche con delle master moderne e con un'implementazione MIDI profonda e tutto il resto, comunque un po' mi sono incartato sempre. Qui non mi sono incartato mai, immediatamente ho collegato le cose, ha funzionato tutto subito alla perfezione, e senza riavvii, senza niente. Questa è una grande dote, diciamo, per una macchina come questa. Poi c'è un'altra cosa importante da dire: si alimenta con l'USB, quindi anche quella è una comodità, e oltretutto, oltre ad essere touch e tutto il resto, ha al suo interno anche uno step sequencer, che è la novità che vi porto in anteprima, diciamo. Non so se qualcuno avrà già fatto il video, però adesso poi andiamo nello specifico e vediamo anche quella parte lì. Comunque, ripeto, con Nord Stage 2 per esempio c'è questa opportunità che è interessante, perché poi oltretutto si può decidere che cosa far suonare a lei, come, quando e perché in ogni caso, e che cosa far suonare alle altre, e creare un concerto, per esempio, da zero, con tutte le scene che vogliamo, gestite in questo modo. Quindi veramente interessante. Adesso passiamo a un altro aspetto, che è quello appunto dello step sequencer, che è secondo me altrettanto interessante. L'ultima cosa prima di passare allo step sequencer, all'analisi di quella cosa lì: ogni volta che chiamo Christian per dirgli guarda, ho scoperto sta cosa, ho scoperto quell'altra, lui ogni volta mi dice delle altre cose. Guarda che se fai così, poi tutte le cose che mi dice, nel momento in cui me le dice, dico ma puoi fare sta cosa qua, e poi mi dimentico di dirvele, perché sono cose che in questo caso non sto utilizzando. Però davvero non gli è sfuggito niente, ed è tutto molto logico, molto semplice da capire, intuitivo e logico, che non è una cosa semplice da fare, Quindi a fra poco.
Eccoci qua. Allora, per arrivare allo step sequencer partirei comunque da quello che è, anche per farvi vedere un po' come funziona tutto. Qui ci sono tutte le pagine, diciamo, dove ci sono le cose che possiamo fare con Sipario e qui ci sono le scene. Prendo una scena, io ne ho, qui è quella di prima, quella che ne faccio una nuova, quella di prima che avevo utilizzato per quella situazione. Ne faccio una nuova. Allora, inserisco un MIDI in. Nel MIDI 1 io posso scegliere di usare il canale 1 piuttosto che tutti gli altri canali, chiaramente. Come vedete fino al 16 posso scegliere chiaramente questa è la fonte da cui arriviamo. Poi posso scegliere qui, per esempio, Nord Stage 2, come vedete, mi sta pilotando la Nord Stage 2. Poi a questo punto io se faccio questo sto pilotando questa e chiaramente questa è una cosa elementare, però uscendo da questa situazione, come vedete qui c'è P1, a questo punto nella scena noi possiamo decidere quale può essere per esempio il BPM generico della scena. Allora noi lo mettiamo, che ne so, a 150 di metronomo, ok, poi qui c'è la sequenza, posso inserire M1 che sarebbe map 1, cioè quella che la situazione che ho appena creato praticamente. Da questa situazione che ho appena creato io posso poi utilizzare questo come un vero e proprio step sequencer, accendendo e spegnendo con il touch. Adesso posso interagire in tempo reale, aggiungendo e togliendo come si fa con uno step sequencer. Qui posso scegliere qual è la divisione. Ecco, poi una cosa importante, quando scelgo una delle pulsazioni che suoneranno, per così dire, a quel punto io posso inserire tramite la tastiera, chiaramente che in quel caso è collegata a quella che manda il segnale, posso decidere quali note far suonare. Quindi se mi muovo così, poi posso anche, se faccio in questo modo, per esempio con il tie, posso farle legare e poi lo faccio partire. Posso scegliere quanti step utilizzare. Poi per esempio ho anche un'altra pagina, posso scegliere quindi qui questa o un'altra mappa dove dialogano in un altro modo i device e a quel punto ho un'altra fonte, quindi per esempio questa, faccio una cosa più semplice. E sto sovrapponendo. Eccoci qua. Un po' di delay. Possiamo divertire un po'. Poi abbiamo un'altra che è la C. Fermiamo. Utilizziamo anche qui la stessa cosa e a questo punto potremmo fare un altro discorso di questo tipo. 32 con questo, a 16 metto 16 step. Per ognuno degli step
Ok. Beh, comunque insomma avete capito che ci si può divertire. Chiaramente è una versione beta, diciamo, di tutto quello che poi Christian vuole mettere in piedi, però insomma è un'altra possibilità in più. Ora io credo più o meno di avervi illustrato anche questa parte, poi se giusto per curiosità, il discorso che avevo fatto prima, io qui se adesso voglio inserire un'altra tastiera, io ho il MIDI in questo che è il 2 e anche questo io metterlo su un canale che preferisco, in questo caso lascio tranquillamente l'1, c'è il transpose, c'è qui sotto, vedete praticamente come potete gestire la tastiera, dove suonerà, dove volete far suonare questo suono, insomma quello che è. Poi qui avete tutto, c'è tutto e per ognuna di queste, per ognuno di questi parametri ci sono tutti i sottoparametri che sono collegati a questo. Tutto è gestito in modo, come vedete, per menu e sottomenu molto logico, quindi è tutto molto semplice. Poi ora io vi ho fatto un esempio così, un paio di esempi abbastanza semplici, ma qui ci sono mille possibilità e questo strumento amplia notevolmente le possibilità MIDI di qualunque cosa in realtà. È una centrale nucleare MIDI, insomma. Quindi consigliatissimo secondo me, io ringrazio ancora Christian per tutto insomma, anche la pazienza perché ci ho messo un po' a fare questo video, lui me l'ha mandato ma poi io purtroppo o per fortuna avevo da fare e quindi ci ho messo un po' e mi dispiace a farlo uscire perché merita e perché credo che possa essere utile a molti di voi in generale come possibilità. Ora ci vediamo prossimamente, grazie, video un po' diverso dal solito, un po' più tecnico, anche se io non sono proprio preciso, ma insomma più o meno penso di avervi illustrato più o meno quello che succede. Ci sentiamo, ciao ragazzi, grazie, ciao ciao.